Ciao amici e bentornati. Nello scorso episodio vi ho raccontato la prima parte del nostro viaggio ad Istanbul di 96 ore. Abbiamo visto gelatai giocolieri, gatti, mercati e mercanti, i pescatori del ponte di Galata e il mercato del pesce, tè a fiumi e i nostri primi approcci con il cibo locale. Vi ho fatto vedere la bellissima e suggestiva vista dalla camera e dalla terrazza dell'albergo e ci siamo catapultati nella visita al mausoleo del sultano Ahmed I e poi abbiamo visitato l'incredibile moschea blu e vi ho fatto ascoltare in pseudo diretta la chiamata del muezzin. Siamo entrati nella imponente e storicissima Santa Sofia e ci siamo immersi in un mondo parallelo qual è quello della Basilica Cisterna, arrivando per primi all'apertura, ve lo consiglio vivamente, per vivere un'esperienza più intima con pochissimi turisti intorno a noi. Con gambe e piedi doloranti per le decine di chilometri che abbiamo fatto in questi giorni, eccoci qui, pronti a raccontarvi il seguito. Versatevi una buona tazza di tè e vi ringrazio in anticipo se vorrete iscrivervi, ovviamente è gratuito, al nostro canale e scrivere un vostro commento in basso. Buona visione! Incredibile questo contrasto tra il tram ipermoderno e le moschee e la storicità alle spalle. Bellissima questa mappa turistica della Turchia. What is this? Cheese? It's too big. I prefer this one. Yeah, take away. Guardate che bello che è questo posto qui dove vendono la frutta. Veramente della frutta coloratissima. Un bicchiere stracolorato con fragole, ananas, arancia e altri frutti. Costa 100 lire turche. Nice. What's the name? Extra grill, jah kebab. Good. Sai qual è la sensazione che sto provando ad Istanbul? Qual è? Un senso di impotenza e di incapacità di poter vedere tutto quello che vorrei, ma anche il minimo sindacale, ma ho la sensazione di non riuscirci, perché c'è da perdersi tra i quartieri, tra i colori, tra tutto quello che c'è, veramente, è pazzesco. E poi ti ritrovi di fronte a questo chiosco di frutta stracolorata, dove c'è veramente l'impossibile, guardate che meraviglia. Negozio di miele, cioè non ho mai visto un negozio del genere, praticamente fan vedere l'omino con la tuta per evitare di essere in punto e qui c'è tutto il miele e derivati del miele. E intanto ci stiamo avvicinando al mercato egiziano, ma queste strade sono veramente coloratissime. Ed eccoci qua ragazzi al Misir Karsisi, meglio conosciuto come il Bazar egiziano delle spezie di Istanbul. Una piccola precisazione, Misir in turco vuol dire sia mais che Egitto, ma qui niente mais, siamo nel regno dei profumi d'Oriente. Superiamo il metal detector ed entriamo in quella che potremmo definire senza vergogna la rinascente turca, ma speziata. I colori esplodono come coriandoli di paprika, zafferano e tè alla rosa, un vero tripudio per i sensi. Benvenuti nel mondo dei colori, nel mercato delle spezie egiziane. C'è un brulichio di gente, turisti e locali, mescolati come in una ciorba ben speziata. I mercanti, maestri della parola e del sorriso,
Ci chiamano con inviti gentili e assaggi che sfidano la glicemia, frutta secca lucida come gemme, spezie dalle 1000 sfumature e quei misteriosi dolci addensati di zucchero e miele che sembrano usciti direttamente da Le 1001 notte. A proposito, lo sapevate che una leggenda narra che qui tra questi banchi si aggirasse una volta un profumiere persiano che conosceva l'aroma capace di far innamorare al primo respiro. Pare che il segreto fosse un mix tra cannella, cardamomo e il profumo dei ricordi. Ma torniamo a noi. Questi posti mi divertono sempre, c'è quell'aroma e quell'atmosfera da gioco antico, dove la mera merce di scambio è l'empatia. E io alla fine mi lascio sempre guidare dal cuore. Scelgo il venditore che mi ispira di più, tra simpatia, gentilezza e quel tocco raro di autenticità che non si compra al chilo. Ed è così che incontro Hamza, un giovane siriano dal sorriso largo e sincero. Passiamo una buona mezz'ora insieme tra assaggi di dolce al pistacchio, tè bollente alla mela e chiacchiere leggere come zucchero filato. Ridiamo, contrattiamo, ma senza fretta, mentre ci facciamo inebriare da profumi esotici che sembrano raccontare di carovane, deserti e tramonti aranciati. Insomma, ragazzi, al bazar egiziano si viene per comprare, ma si torna perché ci si è lasciato dentro un pezzetto d'anima. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene. È molto commosso, vero? Ragazzi, più su. Bene ragazzi, dopo un epico e combattuto gelato al pistacchio, eccoci pronti a visitare la Yeni Cami, che in turco significa nuova moschea. Anche se, spoiler, di nuovo ha ben poco, visto che è stata iniziata nel 1597, ma si sa, qui ad Istanbul il tempo è relativo. Come giusto che sia, lasciamo le scarpe fuori in compagnia delle decine e decine di altre paia e varchiamo la soglia passando dal caos frizzante di Eminonu a un mondo di silenzio, luce filtrata e tappeti che ti accolgono. Mi colpisce uno schema genealogico dei 25 profeti menzionati nel Corano, una sorta di albero genealogico sacro che ci racconta con semplicità visiva legami e discendenze da Adamo fino a Maometto. E a proposito di storie, si dice che la sultana Safiye, la donna che volle questa moschea, fosse così influente da far tremare i ministri dell'impero. Pare che durante la costruzione, ogni volta che un architetto le faceva storie, lei lo spediva a riflettere, a modo suo. Leggenda? Forse, ma ad Istanbul la linea tra realtà e mito è sottile come un filo di seta.
Dopo un po' di raccoglimento e contemplazione ci ricatapultiamo nel marasma vitale della città. Scendiamo nel sottopassaggio del ponte di Galata e troviamo un alveare umano dove si vendono calzini, cianfrusaglie e magari anche sogni in offerta. C'è tutto, odori, lingue diverse, mani che scambiano, occhi che osservano. Ci guardiamo attorno un po' frastornati, ma quante cose possono succedere nello stesso istante e nello stesso posto? Eppure qui tutto scorre, c'è un equilibrio invisibile, caotico e perfetto, che non va capito, va vissuto. Bisogna solo lasciarsi attraversare. Si sente tanta puzza di pesce, siamo arrivati sotto al ponte di Galata. Adesso vi faccio vedere la quantità di canne da pesca e soprattutto la quantità di lenze. Riescono a non toccarsi, ma soprattutto riescono a pescare. Non si contano, centinaia, tutte in fila. E allora passeggiamo sotto al ponte di Galata, circondati da infinite lenze da pesca che pendono come fili di speranza nell'acqua, traghetti che passano a raffica, ristoranti che ti chiamano come sirene con piatti di pesce e tè bollente. Sappiamo che ci aspetta la crociera serale sul Bosforo e allora decidiamo di provare l'esperienza del tram per una puntatina in hotel prima di lanciarci nella prossima esperienza. Qui ad Istanbul si paga ovunque, direi, con la carta di credito, per cui non stiamo cambiando veramente poco e adesso proviamo l'esperienza tram. Abbiamo pagato 40 lire a persona. 40 lire a persona, sono l'equivalente di €1 o qualcosa. €1 e qualcosa. Ci rinfreschiamo molto brevemente in hotel, trascorrendo un po' di tempo su questa meravigliosa terrazza che ci fa osservare un mondo in cui siamo ormai immersi, ma con quella giusta distanza che ti fa prender fiato. Avevamo prenotato con Get Your Guide una crociera con cena sul Bosforo e vengono a prenderci con un piccolo pullman e insieme ad altri ospiti raggiungiamo il molo di Beşiktaş. Stiamo per iniziare la crociera sul Bosforo. Hello. Posto un po' kitsch, stiamo cenando, adesso si parte, vediamo cosa c'è. Saliamo su Mega Yacht e ci metto poco a rendermi conto che a partire da quel momento vivrò un'atmosfera molto patinata e tipica da crociera. Il tour, com'è? Thank you. Con 1000 salamelecum pro mancia, servizio fotografico con estenuanti tentativi per la vendita e balletti che mi sembrano molto più una forzatura che un genuino spettacolo, consumiamo la cena e preferiamo trascorrere la maggior parte del tempo all'esterno, ammirando incredibili ville e futuristici ponti, una vivacità notturna e una quantità incredibile di costruzioni che strizzano molto più l'occhio al futuro che al passato. È proprio lì, infatti, che all'esterno respiriamo davvero. Il Bosforo di notte è uno spettacolo che si fa da solo, ville incredibili che sembrano rubate a una rivista d'architettura, ponti illuminati come astronavi e una vivacità notturna che ha ben poco a che fare col passato e tantissimo con un futuro che Istanbul sembra voler rincorrere a tutta velocità. E in quel silenzio pieno di luce e vento capisci che la vera crociera è guardare la città che galleggia ai tuoi lati.
later. Cosa ti fai? Un toast? «20 gennaio, buongiorno, giorno speciale per me. Questo è il terzo giorno, Questo è il terzo giorno che abbiamo il piacere di svegliarci e di vivere con i canti del muezzin. È veramente un'esperienza incredibile al mattino, quando si è ancora nel letto, sentire il canto del muezzin che arriva direttamente dalla Moschea Blu. Ragazzi, veramente un'esperienza fortissima. Dopo molto intensa giornata di ieri, operativi dalle 7 e tornati a casa a mezzanotte e mezza, oggi il programma prosegue. In questo momento, visto che non l'abbiamo ancora fatto, dopo 15 anni abbiamo il piacere, anche tu, di ritornare al Gran Bazar. Quindi ci immergeremo nel Gran Bazar, ma poi ovviamente abbiamo tante altre cose in mente da fare. Abbiamo già prenotato lo spettacolo dei Sufi per stasera e quindi tanta roba, più tutte le varie ed eventuali. Il terzo giorno, ossia il penultimo giorno pieno da dedicare ad Istanbul, non solo coincide con il giorno del mio compleanno, ma è anche quello in cui vogliamo fare tutto, proprio tutto quello che le forze ci permetteranno di fare. Quindi ragazzi, la faccio breve: dopo la ricca colazione si parte da Sultanahmet per raggiungere il Gran Bazar, quindi ripassiamo dal bazar egiziano, riattraversiamo il ponte di Galata per raggiungere tutta in salita la torre di Galata. Tanta coda e la torre la vediamo dal basso, girovaghiamo nelle vie principali e moderne di questa zona e ritorniamo verso il ponte di Galata per raggiungere la moschea Sulemanie. Da questa moschea per raggiungere Sultanahmet è talmente tanto il traffico che sono gli stessi tassisti a scoraggiarci e ce la facciamo a piedi fino all'albergo, percorrendo fino a quel momento, e senza quel che ancora ci aspetta la sera, oltre 15 km tra salite e discese, folla e vita colorata e disordinata. Ma andiamo con ordine. Dopo più di 15 anni torno al Gran Bazar, ma stavolta devo dire mi colpisce meno. Qualcosa è cambiato, lo sento, non lo so, meno autentico, più costruito, ma forse sono io ad essere cambiato. Camminiamo e continuiamo a camminare. Ho gli occhi già incrociati. E sono le ore? Cioè, praticamente forse siamo qui 10:30. da mezz'ora, da un'ora, boh. Ma non è un semplice spostarsi, è osservare, raccogliere sfumature, volti, gesti, rumori. Istanbul ti parla anche quando sembra che non dica nulla. Intanto nella mia testa c'è un pensiero fisso, lo spettacolo dei dervishi rotanti che ci aspetta questa sera e che tra poco vedrete anche voi. Intanto ci perdiamo volutamente tra le strade, senza una vera logica, lasciandoci guidare dal caso. Attività di ogni tipo, un'umanità in movimento, tutti fanno qualcosa, tutti vendono qualcosa. Ripassando dal bazar egiziano ritroviamo il ragazzo siriano, si ricorda di me, mi sorride e per il mio compleanno mi offre un dolcetto, gesto piccolo ma che mi resta dentro. Grazie ancora, ciao. Molto buono. Poi una scena mi cattura, una piccola imbarcazione con un sistema di aspirazione dei rifiuti semplice, efficace. Istanbul sa essere geniale anche nei dettagli. Si sale, adesso, direzione Torre di Galata. Ragazzi, le cose belle si trovano sempre in salita. L'idea era di salirci, ma la fila è lunghissima e la voglia di aspettare zero. La torre la salutiamo da sotto. Ci rifugiamo allora nelle vie moderne, quelle della città che corre veloce, ed è lì che ci fermiamo, kebab e ayran. Il pranzo è semplice ma perfetto, la carne è saporita, la bevanda fresca e salata, tutto si equilibra, tutto torna. Ragazzi, abbiamo mangiato in questo locale che io consiglio, perché a me non è dispiaciuto per niente il kebab, sempre pagamento direttamente con la carta, quindi abbiamo avuto veramente poco bisogno
di cambiare i contanti. Poi si riparte, stessa strada dell'andata, ma occhi diversi. Stavolta ci fermiamo spesso, osserviamo, fotografiamo, continuiamo a riprendere e imprimiamo tante immagini nella nostra mente. Anche se c'è una fatica che si fa sentire e la folla è densa, caotica e imprevedibile. Dribbliamo ostacoli umani e veicoli lanciati a caso finché finalmente troviamo la quiete. Tica, tutta in salita nel delirio, nel traffico, nello smog, nei rumori, nei frastuoni, nei colori, mamma che casino. Però siamo arrivati qui, Sulemania, moschea Sulemania, Sulemania Moschea. Bello, sono entrato in camera qui e mi hanno fatto questa sorpresa, la torta per il buon compleanno. Troppo bello, che bel pensiero, che bel pensiero. E qui ci hanno messo della frutta, guarda, che storia. Ma no, gentilissimi, gentilissimi. Ed eccoci qui ad uno dei momenti per me più attesi. Esattamente come più di 15 anni fa decido di vivere la serata del mio compleanno assistendo alla danza dei dervishi rotanti. Un rituale antico, solenne. E prima dell'inizio il silenzio è tagliato solo dal suono di strumenti tradizionali. C'è una preparazione quasi sacra fatta di piccoli gesti, inchini, respiri trattenuti. È inevitabile domandarsi se non si tratti solo di uno spettacolo per turisti. Nei giorni precedenti ci avevano proposto diverse versioni di questa danza in contesti differenti. Ognuno dichiarava la propria autenticità, ognuno giurava di custodire la verità del sufismo, ma a un certo punto lasci andare tutto. Metti da parte i dubbi, la razionalità, la necessità di comprendere. Ti affidi al tuo sentire e decidi di vivere quel momento così com'è, nel qui e ora. Ed è lì che accade qualcosa. L'incantesimo si manifesta e quell'ora sospesa diventa un'eternità. La danza dei dervishi ha origini antichissime. Nasce dal poeta e mistico persiano Jalal ad-Din Rumi. Secondo la leggenda, un giorno Rumi camminava per le strade quando udì il suono ritmico di un martello provenire da una bottega. Quel battito, ripetuto e armonioso, lo portò in uno stato di trance e iniziò a ruotare su se stesso come in estasi, sentendosi unito all'universo. Da quel gesto nacque una delle pratiche più affascinanti della mistica sufi. E non è solo danza, è preghiera, è meditazione in movimento. I dervishi ruotano sempre verso sinistra, con la mano destra rivolta verso il cielo per ricevere la grazia divina e la sinistra verso la terra per restituirla al mondo. Ogni giro rappresenta l'annullamento dell'ego e l'avvicinamento a Dio. È un percorso interiore travestito da spettacolo. E mentre li guardi girare lentamente, senza fine, qualcosa dentro si allinea. Il tempo si dilata, le domande svaniscono, rimane solo la bellezza pura di quell'istante. E allora capisci che l'autenticità non sta nel contesto, ma in come scegli di viverlo.
Il quarto e ultimo giorno decido di saltar giù dal letto e andare sul terrazzo per la prima chiamata del muezzin. È veramente presto e sebbene sia molto stanco so bene che rimpiangerei di non averlo fatto. E allo stesso costo del taxi ordinario preso in aeroporto all'arrivo, grazie ai gentilissimi gestori dell'hotel, ci viene prenotato qualcosa che ci fa illudere per un po' di essere in un sogno. E volendo ci possiamo anche nascondere. Allora ragazzi, siamo nella macchina di Galip, per chi non lo sapesse, vi suggerisco di andare a vedere Endless Love. Guarda che roba. Non ci posso credere, bellissima. Come stai? Come ti senti? Bene. Ti sei abituata troppo bene qui, eh? Considera che adesso torni Alla realtà. alla realtà. E tutto il resto non è altro che un volo di ritorno con il pensiero all'intensità di quanto vissuto. Quindi stanchi ma felici. Bene ragazzi, grazie per aver visto fin qui, scrivete nei commenti com'è stata la vostra esperienza e se avete dedicato più giorni ad Istanbul. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vedremo presto qui con le prossime avventure.